Questo video è offerto da Letyshops. Maggiori informazioni continuando a guardare il video o cliccando il link qui sotto in descrizione. E salve ragazzi, bentornati finalmente in questo nuovo video che ogni singolo iscritto al mio canale amerà alla follia. Andiamo con ordine. I più attenti di voi avranno sicuramente notato che qui in basso c'è una scatola, ma non tutti avranno notato che si tratta di una giga scatola enorme. E vi posso dire che quello che c'è qua dentro è più vecchio di me. Non che ci sia una persona, c'è un oggetto che però è molto più vecchio di me. Ha appena compiuto 37 anni. Tanto ormai avrete sicuramente capito di cosa si tratta, più che altro perché l'avete letto dal titolo, che sta qua in alto o qua in basso, non mi ricordo. Qui dentro c'è un Macintosh 128K, che non è, come molti hanno pensato, il primo computer di Apple, perché il primo computer di Apple è l'Apple One, che se avessi soldi per acquistarlo non sarei qua, con tutto il rispetto. Questo però è stato il primo Macintosh della storia, rilasciato nel 1984, comunque sempre progettato e realizzato da Steve Jobs e Steve Wozniak. Peraltro in teoria dovrebbero esserci loro autografi sulla scheda madre. Ok, fermi un attimo. Sono sicuro che i più attenti di voi avranno notato qualche piccola discrepanza tra il mio aspetto in questo video e quello in tutti gli altri precedenti. In particolare sembra che in questo video abbia 3 kg di capelli in più. Questo semplicemente perché il video ha un anno, è stato registrato un anno fa ed è rimasto quiescente nel mio hard disk per tutto questo tempo. Perché? Non lo so, guardate, anche lo zoom supporta questo Macintosh, incredibile. Ho semplicemente procrastinato la cosa con la scusa del un video così lo devo perfezionare sempre di più e in realtà alla fine mi sono perso in un bicchiere d'acqua. Un anno dopo mi sono finalmente deciso a farvi vedere cosa acquistai, che cimelio incredibile ho acquistato un anno fa. E pensate, questo cimelio è costato talmente tanto da farmi andare via la voce. Quindi, prima di continuare, una parola dal nostro sponsor Letyshops. In occasione del Black Friday, infatti, Letyshops, il leader tra i siti di cashback in Italia, ha pensato bene di fornire tantissimi negozi in extra cashback, ovvero se acquisterete su uno di questi negozi online arrivandoci tramite il portale di Letyshops dal 22 fino al 30 novembre potrete usufruire di uno sconto sull'importo finale della spesa ancora maggiore rispetto a quello che vi spetta di diritto. In generale, per chi non dovesse conoscere Letyshops, si tratta di una soluzione che vi permette di risparmiare tramite cashback sull'acquisto di prodotti di negozi affiliati. In particolare questa è la sua homepage e vedete che sia in alto, filtrati dalle varie categorie, che qui in basso vi sono più di 3500 negozi affiliati e quindi raggiungendo uno qualsiasi di questi siti tramite Letyshops vi darà un cashback della percentuale qui indicata. Scorrendo più in basso, sempre nella homepage, tra l'altro è anche possibile installare l'estensione per Chrome, Firefox o Opera. Estensione molto comoda dato che una volta aggiunta in questo modo non dovrete neanche più passare da Letyshops. Accedendo al sito, l'estensione di Letyshops ci darà modo di attivare direttamente il cashback, di modo che la nostra unica preoccupazione sarà fare acquisti per risparmiare. Prima di procedere con l'unboxing vi racconto un pochino com'è andata. Era già da un po' di tempo che io volevo acquistare un Mac d'epoca, sarà stato qualche anno che li tenevo d'occhio e sfortunatamente proprio quando volevo acquistarla un'inserzione su eBay che vendeva un Macintosh 128K in condizioni perfette con tanto di scatola originale, manuali, sembrava nuovo praticamente, che lo vendeva per 1200 euro, era scaduta e non c'era più modo di acquistarlo, al che ho dovuto cercare delle alternative e ho trovato questo annuncio che appunto vendeva un altro Macintosh 128K sicuramente più usato per il prezzo a mio parere modico di 950 euro, al che ovviamente io anziché acquistarlo subito comunque ho cercato di fare una proposta d'acquisto per abbassare ulteriormente il prezzo. La mia proposta è stata accettata dopo 5 minuti, probabilmente era un'accettazione addirittura automatica. Mi sono morso le mani perché avrei potuto spendere ancora meno a questo punto ad averlo saputo prima. Io non sono un esperto di collezionismo del mondo Apple, però 750 euro per un Macintosh 128K in teoria, perché poi magari qua dentro c'è un mattone, io non l'ho ancora aperto, comunque funzionante, secondo me è stato un ottimo affare, quindi comunque questo me lo terrò per sempre e anzi fatemi sapere nei commenti cosa ci potremmo fare. Ma ho parlato anche troppo, è arrivata l'ora dell'unboxing d'epoca. Porco tranquilli, non ho rotto niente. Questa è la prima cosa che ho tirato fuori. In realtà non ho idea di cosa sia. Io non è che mi sia preparato particolarmente prima di realizzare questo video, perché è stato tutto un acquisto abbastanza improvvisato. Sento proprio l'odore di tecnologia invecchiata. Oh cazzo. Questo è un hard disk
esterno da 40 megabyte. Questo è un hard disk esterno con una porta che è più grossa di uno smartphone da 40 megabyte. Praticamente 40 megabyte è il peso di 10 fotografie che oggi scattiamo con un iPhone, ma anche meno in realtà, ci starebbe anche meno al giorno d'oggi. Guardate questo confronto dimensionale: 40 megabyte contro uno dei miei hard disk da 1 tera, 2 tera, quello che è, volendo fanno anche i 10 tera, che sono comunque un ventesimo, un trentesimo di grandezza rispetto a questa bestia. Era l'hard disk esterno di Apple 40SC. Questo onestamente non me l'aspettavo. Cioè, sapevo che ai tempi, 30 anni fa, gli hard disk fossero grandi, ma non mi immaginavo così tanto grandi. Non erano portatili di fatto. C'è un bigliettino che ho rotto: cavi alimentazione, cavo tastiera, cavo hard disk SCSI. Ok, quindi qua ci sono i cavi. Questa a rigor di logica dovrebbe essere la tastiera. Sembra, è fatta in plastica, ma sembra molto premium. Sembra fatta di legno. E anche questa possiamo metterla da parte. Ma quanta roba c'è qua dentro? Siete d'accordo con me che per 750 euro tutta sta roba è regalata? Mouse, grazie mille, altrimenti non l'avrei capito. Guardate che mouse, era ancora monotasto, era ovviamente a rotellina, monotasto. Il click che fa è completamente diverso, ovviamente aveva la porta seriale, se non sbaglio. Ci tengo a specificare una cosa: tutti i super amanti puristi della tecnologia che sicuramente scriveranno nei commenti che ho sbagliato il nome di qualche porta, che ho sbagliato qualche dettaglio tecnico da nerd, vorrei precisare che io non ero neanche, ma non solo non ero neanche nato quando era uscito questo Mac, ma non ero proprio nemmeno nel lontano pensiero di mia madre e mio padre. Mia madre e mio padre non si conoscevano neanche, probabilmente non si conoscevano neanche, no. Quindi per me i mouse sono un'altra cosa. Io questo mouse qua non l'ho mai visto, non l'ho mai utilizzato, dunque per cortesia non rompete il cazzo. C'è il pezzo forte. Già lo si può intravedere, guardate il monitor, il contenitore del floppy. Comunque riconoscete questa forma, no? Questo Mac, anche chi non è appassionato di tecnologia l'ha visto almeno una volta nella vita. Su, via. Ehi, ma qua sopra c'è qualcosa. Ho recuperato dei floppy disk. Ecco, i floppy disk qualcuno l'ha utilizzato, quindi se sbaglio su queste cose potete cartellarmi. Sulle altre robe ancora più vecchie no, è proprio una legge scritta. Wow, figata. Sto leggendo una cosa qua dietro. C'è scritto Macintosh Plus da 1 megabyte. Ora, non sono sicuro che il Macintosh Plus fosse effettivamente il primo modello. Ad ogni modo è arrivata l'ora di fare qualche collegamento. Eccolo qua, questo dovrebbe essere il cavo per l'hard disk esterno. Tra l'altro con dello scotch posto alle due estremità, mi sa molto di riparazione artigianale. Ma questo ci sta, cioè se sto cavo c'ha 35 anni è già tanto che sia ancora integro, anche se è bello massiccio. Poi questo dovrebbe essere il cavo della tastiera. Esatto, piano piano prende forma, ragazzi, sembra di essere trasportati negli anni 90. Ed infine ovviamente abbiamo il mouse un po' ingrovigliato. Tra l'altro 2 cavi di alimentazione, uno per il Mac e uno per l'hard disk. Ovviamente mi sembra la cosa più logica del mondo. L'unico problema è che la tastiera ha un doppio cavo, sembra quello del telefono, no? Però qua dietro nelle porte del Mac non c'è assolutamente questa, quindi non capisco esattamente come io la possa collegare, a meno che non sia davanti. Era davanti. Mai avrei pensato che nella mia vita sarebbe arrivato no, lo sapevo che prima o poi avrei speso tutti i miei soldi in cose d'epoca, in collezionismo. Accendiamolo. A rigor di logica, prima si accende l'hard disk. Later. Effettivamente ho detto che per il primo avvio è meglio farlo senza hard disk esterno. Utilizziamo soltanto il Mac, quindi l'ho spento. Adesso riaccendiamo il Mac. Questo è il primo dong, il suono di avvio, il primo che si sia mai sentito. Peraltro voi lì starete vedendo poco e niente perché purtroppo questa fotocamera non è fatta per riprendere schermi a tubo catodico del genere. Effettivamente chiede di inserire un floppy disk. E questo in particolare dovrebbe essere il primo floppy, quello con il sistema operativo dentro. Quindi glielo facciamo mangiare, velocissimo. Che figata, cioè se li mangia a scatto ed è un meccanismo che comunque continua a funzionare da 30 anni. Benvenuto in Macintosh. Benvenuto in Macintosh, ragazzi. Si è
è avviato correttamente, adesso dovrebbe caricare il sistema operativo. Oh signor, cosa sto vedendo? Tutto in bianco e nero, non c'è niente, non c'è quasi niente, in realtà c'era molte cose per allora, era in assoluto il computer più innovativo di tutti, per esempio c'era una calcolatrice. Ma se io adesso gli attacco il disco esterno, cosa fa? Lo trova? A parte che sembra che stia per decollare un jet, cioè ho acceso un disco da 40 megabyte e sembra che mi stia per decollare la casa come in app. Peraltro, cosa interessante, guardate, io posso espellere il floppy disk una volta caricato il sistema operativo, perché ormai tanto è caricato nella RAM e quindi non serve effettivamente che il disco sia ancora collegato per utilizzare il sistema operativo. Ma io vorrei capire come si spegne. Melina, no, archivio, composizione, esposizione. Dai, cazzo, ci sono 3 cose in croce, troverò il bottone per spegnerlo. Avvia con, riavvia, smetti. Il tasto di spegnimento si chiamava smetti. Adesso puoi spegnere Mackie. Ah, ok, cioè mi dice adesso lo puoi spegnere, quindi io fisicamente dovevo spegnerlo. Incredibile, sensibilissimo peraltro.